Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentrovati in una nuova puntata di Magia Pratica 8. Oggi andiamo a parlare di un argomento bellissimo, bellissimo. Parleremo degli avi, degli antenati, come pacificare lo spirito perturbato dei nostri avi, dei nostri antenati che si riversa nella nostra vita sotto forma di problematiche che possiamo avere nella nostra quotidianità o di cose che possono succedere da un momento all'altro e tu non ti sai spiegare perché. Ecco, noi siamo il prodotto della nostra genia, ma siamo anche gli artefici del nostro destino. E per quanto riguarda quello, anche le terminologie e molti argomenti di cui parlerò, toccherò dei punti in questo video. Per chi non avesse ascoltato, studiato i podcast precedenti di Magia Pratica, vi consiglio di studiarli proprio per capire poi sempre di più quando parlo anche la terminologia che uso e quali sono i fondamenti di tale terminologia. Ok, allora, come vi stavo dicendo, siamo il prodotto della nostra genia, però siamo anche gli artefici del nostro destino. E quindi, come vi ho già detto in altri podcast, la realtà che viviamo è tutto un sogno. Sono immagini dell'anima. Come dice il buddismo, tu sei il mai creato, il mai nato e il mai esistito. È tutto un sogno, un'apparizione dell'anima, quello che vivi da quando ti incarni a quando ti disincarni è tutto un sogno. E questo per la nostra mente razionale è impossibile concepire tutto questo. La mente razionale vuole avere il potere, no? Il controllo. Ciò che è misurabile, prevedibile, governabile sono i parametri della mente razionale. E questo non ha creato altro che dolore, separazione. È proprio quello a cui noi ci stiamo traghettando è la mente trascendente. Una mente creativa chiamata manas superiore o mente poetica. Fin quando vediamo la realtà in questo modo, allora saremo sempre vittime degli eventi, delle circostanze. Però l'evoluzione umana implica un salto quantico. Questo salto quantico si chiama mago. Il mago è colui che co-crea la propria realtà insieme agli dei. Gli dei sono gli archetipi, le forme originarie da cui tutto è nato per la prima volta. Come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 7, vi ho parlato di che cos'è questo tempo delle origini dove tutto è nato per la prima volta. Per andare al tempo delle origini è necessario dialogare con gli dei. Gli dei sono le tue emozioni, quello che vivi quotidianamente, che la tua mente razionale ti fa bandire e non ti vuole far sentire, perché vuole anestetizzarti, anestetizzare il potere spirituale, ti vuole controllabile, prevedibile e misurabile. E siccome le emozioni non rientrano in questi parametri di prevedibilità, misurabilità e governabilità, allora la mente razionale bandisce tutto ciò che è al di là del suo controllo. Le emozioni, gli archetipi, gli dei sono tutti fuori il suo controllo. L'anima è fuori dal controllo della mente razionale. E tu sei anima incarnata in un corpo che ha la percezione di essere limitato. E la sfida dell'essere umano è proprio quello di andare oltre i propri limiti, superare questa gabbia mentale, questo psicopenitenziario in cui ci hanno educastrato a vivere. Quello che vedi o credi come realtà oggettiva non è reale. L'oggettività delle cose è l'inganno del nostro tempo, l'inganno a cui la Matrix ti vuole ricondurre. E per cambiare ogni cosa
Devi tornare al tempo delle origini in cui quel determinato evento che stai vivendo tu è stato creato per la prima volta. Andare nel tempo delle origini vi traghetta da una dimensione dell'io, razionale e limitato, a una dimensione universale, mitica, animica. E questo ti permette di vedere le cose staccate, non impersonificarti, di prendere coscienza e consapevolezza del tutto ed è la consapevolezza che rende l'uomo libero. Quello che vi suggerisco sempre di fare è quello di dialogare con gli dei. Quando tu dialoghi con gli dei, già apri la possibilità della tua mente creativa, questo manas superiore che abbiamo tutti all'interno di noi e che deve essere sviluppato, va bene? È un piccolo germoglio, un semino che deve essere sviluppato con quante più pratiche possibili nella presa di risoluzione di questa mente esistente. Cioè tu devi prendere ferma risoluzione che hai fede nella tua mente creativa, nella tua anima, nel manas superiore. E quindi approcciarti quotidianamente agli eventi proprio come fossero degli dei, perché questi sono. Gli eventi sono enti, entità, spiriti. Quando parliamo di divinità, è da intendersi l'uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. L'anima crea tutto, l'anima crea ogni cosa, proietta immagini che sono gli eventi che tu vivi quotidianamente. La creazione dell'anima si chiama mitopoiesi. Poiesi significa creazione dell'anima e anche poesia. Quindi la creazione dell'anima ha la struttura del mito, cioè l'anima è mito ed è quindi nella poesia del mito che noi possiamo andare a trovare tutte le possibilità archetipiche che stiamo mettendo sulla scena della vita vivendo. Come dice James Hillman, padre della psicologia archetipica, tutti noi mettiamo sulla scena della vita un mito, una narrazione. E la persona si riscatta, cioè si libera, nel momento in cui vede il mito che sta mettendo in scena. Per vedere il mito devi parlare con gli dei. La dea dell'abbandono, della frustrazione, della solitudine, Ares, il dio della guerra, della rabbia, sono tutti miti, sono tutte forze, emozioni. Tu entri in risonanza con loro, inizi a parlare con loro e tu vieni automaticamente traghettato nella terra delle origini. Poi ci sono anche degli strumenti con i quali poterci traghettare da una dimensione individuale, cioè l'individuo è un concetto mentale, no? E si sente distinto, individuo, distinto e separato dal tutto. È una dimensione, quella dell'individuo culturale, quindi distinto e separato dal tutto. Invece per vedere che le tue emozioni, quello che stai vivendo, quello che ti sta accadendo non è diverso, non è separato dal tutto, allora ci dobbiamo spostare in un'altra dimensione e universalizzare l'esperienza. Le pratiche che ti permettono di fare questo sono il contatto con gli dei, quello come pratica subito sul campo, no? Il dialogare con gli dei. Poi abbiamo la pratica degli avi, degli antenati, quella di cui parleremo oggi. Poi abbiamo la pratica della regressione alle vite passate, poi abbiamo la meditazione, il respiro e poi la contemplazione dei mandala. Queste sono tutte pratiche che ci permettono di traghettarci da una dimensione individuale a una dimensione universale, cioè dove vedi tutto come unito a te, non ti senti distinto e separato dal tutto o da tutti quelli che hanno vissuto le stesse esperienze, avi, regressione alle vite passate, le tue vite passate, ti senti in connessione con tutto e prendi coscienza e consapevolezza delle tue paure, attaccamenti e resistenze che ti separano dalla completezza. Quindi oggi ci traghetteremo nella terra delle origini con la pratica degli antenati. Gli avi o i tuoi antenati, anche i tuoi genitori, se non sono più su questo piano di esistenza, i tuoi nonni, non sono da intendersi come persone vissute prima di te.
Perché? Perché il tempo lineare non esiste. È una bufala della coscienza, un inganno della coscienza. È un inganno della coscienza sia che esista un prima, sia che esista un dopo. Tutto succede nell'istante presente. Come diceva anche il grande Borges, tutto accade adesso, tutto accade nell'attimo presente. Solo che succede? È la nostra mente che, siccome l'attimo presente è troppo vasto, non lo può afferrare. E quindi che cosa fa la mente? Filtra l'attimo presente a poco. È così che a poco ti crea la sensazione del tempo. E creando la sensazione del tempo, crea anche la sensazione dell'oggettività delle cose. Gli antenati non sono persone esistite prima di noi e dovremmo imparare a comunicare con la nostra parte invisibile per familiarizzare con questo concetto, per familiarizzare con il fatto che gli antenati sono qui. La nostra parte invisibile, ve l'ho spiegato anche nel video, non mi ricordo quale magia pratica. La nostra parte invisibile si chiama per il buddismo il morente. Noi siamo viventi e morenti simultaneamente, cioè abbiamo la parte visibile e la parte invisibile. Quindi noi dobbiamo imparare a comunicare con la nostra parte invisibile, cioè con il morente, che siamo noi. Per il semplice fatto che già quando c'è il fenomeno della nascita, noi stiamo iniziando a morire. Quindi stiamo andando incontro al cosiddetto il sacrum facere, il darci alla morte. Il darci alla morte significa darci alla fede, all'invisibile, darci alla fede in ciò che non si vede. Ecco, se non sbaglio era Magia Pratica 6 che vi ho parlato del morente e del vivente. Quindi noi siamo viventi e morenti simultaneamente. La parte vivente può essere, la parte vivente che noi sperimentiamo quotidianamente è spesso vittima dell'oggettività delle cose, dell'individuo. Però la parte nostra invisibile, che è il morente, il tu morente, quello vede la realtà con tutti altri occhi. Per il morente, cioè per la tua parte invisibile, non c'è un prima e un dopo. Non esiste né un prima né un dopo. C'è proprio una continuità di tutto. Vi dico sempre, guardate la natura come fa. In natura non esiste morte. C'è un ciclo continuo di rigenerazione, vita, rigenerazione, vita, rigenerazione. Quando una quercia muore, non è che muore una quercia, perché nella ghianda che è caduta è già contenuta la quercia che sarà sotto la terra. Quindi noi abbiamo questa mente razionale che filtra e rende oggettiva anche la morte. Come diceva un grande maestro sciamano, sbrigati a morire, altrimenti dovrai morire per davvero. Cioè, il morire per davvero è la morte oggettiva, che credi che la morte esista veramente. Ecco perché noi ci traghettiamo su un altro tipo di mente, quella che abbiamo tutti, allenandola quotidianamente. Vi faccio un altro esempio, naturale. La terra, pensa come se tu fossi terra, pensati come se fossi terra. Diciamo effettivamente pensati come se fossi uno di quegli elementi a cui ti donerai alla fine dell'incarnazione. Noi torneremo terra, cioè tu sei anche terra. Se tu ti sentissi terra, non è che la terra accanto a te è più vecchia di te. Mi spiego? Non è che la tua terra accanto la definisci come i tuoi avi, i tuoi antenati. È sempre la stessa terra. Quindi i tuoi avi, i tuoi antenati
sono adesso qui con te, sono la tua stessa terra, perché per l'anima non esiste morte. Sapete cosa sono i vostri antenati a livello di psiche? Che proprio a livello animico? Sono i vostri spiriti guida, i vostri protettori, sono i custodi della missione della tua anima, sono gli ispiratori della coscienza, delle tue intuizioni, sono anche i guardiani della tua ricchezza. Ti aiutano nella relazione con il potere del denaro, ti aiutano nel lavoro, ti aiutano nelle relazioni affettive. E la maggior parte delle problematiche che noi riscontriamo nella nostra vita sono dovute agli spiriti perturbati dei nostri antenati, che potremmo anche definire perturbazioni della nostra anima, perturbazioni della nostra psiche. Quindi lo spirito perturbato dei nostri antenati influenza le nostre vite e possiamo avere disagi fisici, incapacità di realizzare i nostri obiettivi, e queste sono riconducibili la maggior parte a queste dinamiche qui con i nostri antenati. E dovete sapere che questa è una cultura che ha perso il senso del sacro, ha perso i rituali, ha perso il contatto con gli dei e di conseguenza è una cultura desacralizzata e quindi completamente monca, manchevole di un pezzo, manchevole della poesia, della bellezza, del femminile, dei valori della notte, dell'oscurità, manchevole completamente di questi aspetti. Quindi è una cultura monca. Non a caso siamo nel Kali Yuga, ve lo ripeto spesso, che è il momento più oscuro dell'umanità. Oscuro perché? Perché si ha paura di ciò che non si vede. Si ha paura della bellezza del femminile, si ha paura dell'invisibile, si ha paura degli dei. E quindi abbiamo tutte persone mozzate nella loro espressione spirituale. Quindi persone vittime, prevedibili, misurabili e governabili. In tutte le tradizioni sciamaniche di tutti i tempi e di tutti i popoli, gli antenati e gli avi hanno sempre rivestito un ruolo importantissimo. Diciamo che fare arrabbiare lo spirito di un'altra persona non era assolutamente considerata una cosa buona. Cioè il senso qual è? Il rispetto dell'altro era fondamentale. Quindi il rispetto dello spirito dell'altra persona era ciò che ti permetteva di creare buon karma. Buon karma. Sempre perché lo spirito dell'altra persona e il tuo comunicano. E quindi perturbare lo spirito di qualcuno, prima o poi ti si ribalta contro. Perché a livello spirituale tutto è scindibilmente unito. Quindi gli avi, gli antenati, vanno pacificati. E in questa società in cui si è perso il sacro, questa esigenza di pacificare tutti questi spiriti perturbati è impellente. Perché? Perché agiscono nella nostra genia, nella nostra vita attuale, come dei boomerang. Queste perturbazioni della nostra genia agiscono nella nostra vita, ripeto, sotto forma di disagi fisici, quello che nelle categorie diagnostiche vengono chiamate malattie, ma è un termine che si dovrebbe proprio eliminare, e ve l'ho già ribadito nel mio primo libro, che è una tesi in naturopatia, risvegliare la coscienza, quello che viene chiamata malattia. La malattia altro non è che l'opportunità che ci viene data per la salvezza, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 7. La malattia è la rottura del patto uomo-natura, come vi ho spiegato bene nel video Magia Pratica 7, in cui questa società ha cercato di addomesticare la selvatichezza e ha creato tutti i problemi della nostra società. Quindi con la malattia ci viene data un'opportunità per la salvezza. Ecco perché nelle grandi tradizioni sciamaniche quello che viene definito malattia per noi della cultura occidentale vengono chiamate invece perturbazioni spirituali. Quindi indicare una perturbazione spirituale come malattia, quindi come male, significa alimentare la perturbazione dello spirito che è già perturbato di suo.
Se lo giudichi male, come malattia, lo perturbi ancora di più. Se lo definisci male, mi spiego? Tu hai a che fare con un Dio, una dea, ed è una battaglia persa in partenza se ti ribelli al Dio. Quindi è meglio pacificare lo spirito perturbato degli antenati che combatterlo. E in ogni tradizione sciamanica, per pacificare, per rendere grazie, si facevano offerte, si facevano rituali, perché attraverso il rito, che noi, questa società, ci ha fatto perdere, delegando all'esterno la ritualità delle cose, con la Chiesa, lo Stato, quindi ci ha fatto perdere il rito, che è una fase imprescindibile per la comunione con l'invisibile. Ecco, in tutte le tradizioni sciamaniche il contatto con gli antenati, con lo spirito degli avi, l'offerta agli antenati era fondamentale. Non si faceva niente senza fare un'offerta o dedicare un merito agli antenati. Quindi le ferite dei nostri antenati vanno riparate con la consapevolezza, con l'offerta, con il rito. Questo ti conferisce la consapevolezza. Le ferite dei nostri antenati a volte sono difficili da rintracciare. Perché sono difficili da rintracciare? Perché ci sono anche molti ricordi dei nostri antenati che sono andati perduti, soprattutto tutte quelle cose tenute volutamente nascoste o taciute che non si potevano dire. Ma noi possiamo tranquillamente risalire a quelle immagini che sono state vissute dai nostri antenati, anche se non le conosciamo, osservando la nostra vita attuale, osservando ciò che ci fa più impressione, le immagini più impressionanti, soprattutto quelle che facciamo nei nostri sogni onirici o sogni paurosi, ricorrenti nella nostra vita attuale oppure nella nostra infanzia o adolescenza. E con la mente creativa riusciamo a ricostruire i ricordi che sono andati perduti. Questa è una tecnica che si chiama approccio con le immagini riflesse, ossia l'evento che è stato dimenticato si riflette nella tua vita attuale. Quindi per esempio in un episodio che hai vissuto tremendo, che è successo nella tua vita, tu puoi riconoscere lo stesso episodio accaduto generazioni prima ad un tuo antenato, mi spiego? Cioè devi osservare attentamente le immagini, gli eventi, con uno sguardo diverso però, cioè con una mente creativa, non dalla mente razionale. Cioè bisogna stare in uno stato ampliato di coscienza, per esempio attraverso la meditazione, attraverso le immagini impressionanti del tuo presente, ciò che può essere accaduto cioè attraverso le immagini del tuo presente puoi risalire a quello che può essere successo in un passato remotissimo di qualche tuo antenato. E oggi vi spiegherò come fare due tipi di rituali, sia quello della creazione dell'altare dei tuoi antenati in casa, sia quello dell'offerta all'aperto. Possiamo dire innanzitutto che le ferite, le più grandi ferite che stiamo vivendo attualmente sono sono ferite transgenerazionali. Quelle più comuni attualmente riguardano la nostra natura creativa, perché veniamo da una cultura post-industriale, no? E venendo da una cultura post-industriale, allora la nostra natura creativa è stata schiacciata. Per esempio ti hanno sempre detto, a me no, lo sapete quante volte ve l'ho raccontato, che nella mia famiglia ogni velleità artistica, magica o sciamanica veniva bandita. In favore di cosa? Del posto fisso. Vi ricordate Zalone, il posto fisso? E quindi piuttosto che fare la cantante, che poi ho fatto con tutte le lotte che ho fatto a sua volta, però mi sono dovuta laureare in scienze politiche, così comunque almeno potevo avere un posto fisso da qualche parte. Mia madre voleva che facessi il magistrato,
e quindi giurisprudenza, studia giurisprudenza, oppure mio padre lavorava in banca e quindi studia magari economia, che poi vediamo se è possibile la stessa carriera di tuo padre. Oppure fai il medico o l'ingegnere così hai il posto fisso. Oppure vi ho raccontato tante volte di mia nonna che voleva fare l'attrice, era una donna bellissima, da brivido, aveva una bellezza e quando sorrideva incantava il mondo. E si trovava un giorno, aveva 16 anni, sulla sedia da regista perché stava per girare il suo primo film. Mio nonno arrivò sul set e le disse: scendi e torna a casa subito. Quindi questa è una cultura che ha schiacciato le velleità artistiche, magiche, sciamaniche della maggior parte di noi. Quindi il senso qual era? Bisogna lavorare, portare a casa lo stipendio, costruire la casa, e questo ha portato a schiacciare doti, talenti e arti creative. Per esempio mio padre ha fatto il bancario, ma aveva una vocazione letteraria, poetica. Tutte situazioni di questa natura. E spesso abbiamo delle ferite che continuano a sanguinare, ma che non riguardano te, ma i tuoi antenati. Quindi riparare quelle ferite significa diventare invincibili. Un'immagine della tua genia che non è stata risolta tende sempre a ripetersi, ripetersi, ripetersi. Così improvvisamente nella nostra vita ci può arrivare una malattia, oppure possiamo attraversare dei momenti tortuosi che non finiscono mai, oppure possiamo perdere il lavoro, oppure abbiamo un incidente. E possiamo dirci, ma come mai mi è successo tutto questo? Perché gli eventi che non si risolvono si ripetono. Non solo i tuoi eventi del passato, ma anche quelli dei tuoi antenati. Quindi bisogna evocarli. Che poi questo è un processo di andare oltre la mente razionale. È un processo di presa di consapevolezza. Devi solo prendere consapevolezza. Non c'è nient'altro da fare, il resto lo fa l'anima. Allora, il primo metodo per pacificare gli spiriti perturbati dei tuoi antenati, un metodo semplicissimo che io faccio quotidianamente, è quello di dedicare i meriti. Tutti i meriti che si sprigionano dalle tue pratiche spirituali, ad esempio io quando faccio yoga o quando faccio meditazione, o anche altre pratiche di lavoro su di sé, io dedico i meriti della mia pratica spirituale ai miei avi o ai miei antenati, è la stessa cosa. Prima di iniziare la pratica dello yoga, della meditazione o altri impegni spirituali, solitamente sono questi, o anche quando stai leggendo un libro importante di natura spirituale che ti può sembrare un po' ostico, un po' difficile nei concetti, ecco il tuo impegno nel comprendere, nel contemplare concetti importanti, tu lo dedichi, io dedico i meriti della mia pratica spirituale ai miei avi, ai miei antenati. E quando concludi la pratica ripeti la stessa cosa. Perché dedicare i meriti? Affinché possano avere una buona rinascita e un buon karma. Ho imparato una cosa in tutti questi anni: mai praticare per se stessi le pratiche spirituali. Quando ho capito questo, mi sono iniziata a sentire libera e felice, in comunione con tutto, perché mi sto dando a qualcosa di più grande. E un grande maestro buddista diceva che se tu mediti per te stesso, la meditazione non ti servirà a niente, non è efficace. La pratica del dedicare i meriti che si sprigionano dalle vostre pratiche meditative o spirituali, dai rituali, ai vostri antenati, affinché possano avere una buona rinascita e un buon karma, è la suprema condotta che ti favorirà. Perché vi dico questo? Perché in tutto questo mondo che ha un ego riferito,
Avere questo atteggiamento significa riconoscere proprio nell'altro e nella natura la presenza di una coralità di spiriti con i quali siamo in profonda connessione e interdipendenza. E quindi nutrire lo spirito e mai perturbarlo, come invece fa il soggetto che è ego riferito in questa società, che crede di essere da solo e vuole avere il controllo e il potere sulle cose. E questo ha già perso in partenza. Pensate un po', se una perturbazione di un vostro antenato ha un effetto boomerang nelle generazioni future e nella tua vita attuale, figurati come questo merito, il dare qualcosa, offrire il tuo dono, abbia come ritorno a te un effetto straripante di doni e offerte, molto più grande. Quindi vivere con questo atteggiamento premia sempre. Non dobbiamo mai dimenticarci dell'aspetto invisibile dell'altro e delle cose. Tale aspetto invisibile è la parte che non si vede e nella tradizione tibetana si chiama il morente, ve lo ribadisco. Vi ribadisco che ognuno di noi è vivente e morente simultaneamente, cioè ha un corpo visibile, il vivente, e uno invisibile, il morente. Quando poi la parte visibile viene meno, rimane solo la parte invisibile, che è il morente, ma che non è morto, perché l'anima è immortale, ha solo perso il veicolo fisico e mantiene il veicolo invisibile chiamato corpo di bardo, cioè corpo di passaggio, va bene, quando è invisibile. E questa società è una società che ha paura dell'invisibile, che ha paura della morte. Ecco perché non ha fede. E senza fede nulla è realizzabile. Rimaniamo vittime del karma e il karma è ignoranza. E come diceva James Hillman, dobbiamo resuscitare la morte per dare vita a questa società. Resuscitare la morte significa allearsi all'invisibile, che sono gli spiriti, ciò che non si vede, e averne profondo rispetto, ivi compresi soprattutto i nostri antenati e gli spiriti di coloro con i quali sono entrati in relazione. Quando doniamo i nostri meriti ai nostri antenati, dobbiamo esprimere proprio la voglia di colmarli tutti. E questa cosa è fondamentale nella nostra cultura, che sta desacralizzata. E questo è stato completamente dimenticato. Cioè bisogna dedicare doni, meriti affinché questi antenati abbiano buone rinascite. Perché se i tuoi antenati hanno una buona rinascita, questo va simultaneamente a favore della tua vita attuale. Perché i tuoi antenati sono i tuoi spiriti protettori, i custodi della missione della tua anima, sono gli ispiratori della conoscenza, delle tue intuizioni, cioè ti aiutano in tutto, nella relazione col denaro, nelle relazioni affettive. E come vi dico spesso, c'era un tempo in cui le persone non andavano mai ad affrontare qualcosa, una sfida, un combattimento, una guerra, senza prima aver rivolto un dono ai propri antenati. Quindi c'era un tempo in cui nessuno scendeva in campo senza aver fatto un pensiero, un dono ai propri antenati. Ma oggi che siamo in una società desacralizzata, in cui ciò che è invisibile agli occhi, che guardano fuori, che poi sono gli occhi della mente razionale, non viene assolutamente preso in considerazione, non ha importanza, ed è proprio per questo che le persone finiscono per diventare vittime di quell'invisibilità che non considerano e che prima o poi se lo trovano addosso come un boomerang, quell'invisibilità. Se lo trovano alle spalle e finiscono per soccombere. Ma questo per forza, perché se tu non sei consapevole di tutto un mondo invisibile, improvvisamente te lo ritrovi davanti in tutta la sua potenza. Quindi è urgente recuperare il senso del sacro, recuperare il senso dell'invisibile, saper relazionarsi con ciò che è invisibile e soprattutto saperlo pacificare, onorare, rispettare e saper donare per nutrire gli antenati, nutrire l'invisibile. Questa è l'arte sciamanica per eccellenza ed è comune a tutte le tradizioni spirituali dei popoli. L'offerta è il darsi, l'offerta è amore. L'immagine della morte è la più grande offerta che l'uomo può fare. Ma cos'è la morte? La morte significa offrirsi alla notte,
offrirsi all'invisibile, alla fede, morire alla vecchia realtà e offrirsi alla notte, dove Perseo prende gli strumenti per compiere la sua più grande opera. Quindi dobbiamo resuscitare la morte, dobbiamo avere il coraggio di ribaltare i valori. Il cammino è controcorrente e questa è l'unica vera rivoluzione che cambierà davvero le cose. Attenzione però, il mondo, che sono le credenze, tenterà sempre di fermarti attraverso la paura. Percorrendo questa strada tu ti devi alleare al Dio Pan per avere la vittoria assicurata, come vi ho spiegato negli altri video di magia pratica e dove parlo del Dio Pan. Un'altra pratica potentissima per nutrire gli antenati, pacificare i loro spiriti perturbati e gli spiriti perturbati di coloro i quali sono entrati in relazione, questo rituale si fa solo all'aperto e si fa nei giorni che vanno dalla luna crescente fino alla luna piena, quindi luna crescente, luna piena, mai farli nella luna nera o nella luna calante, mai, soltanto luna crescente e luna piena. Allora, questa è un'offerta alla luna. Bisogna uscire fuori all'aperto e può essere al mare, al prato, in un bosco, in un giardino, una spiaggia e devi portare con te del cibo. Io lo faccio con il riso, ma potete portare anche altri cereali crudi, ok? Farro, miglio, quinoa. Poi serve acqua in una bottiglia di vetro o di rame, non usate la plastica, anche ceramica va bene. Poi serve un piccolo contenitore di vetro, d'argento e poi serve l'incenso. Incenso naturale, io uso il palo santo. Vi mettete inizialmente in una posizione di apertura meditativa, di ricezione e di evocazione. Vi connettete con l'intenzione di nutrire i vostri avi, i vostri antenati, gli spiriti della natura, gli spiriti delle persone con i quali sono entrati in contatto e risonanza i vostri antenati. Vi mettete in questa posizione di ascolto, ricezione, di evocazione. Poi andate in senso orario e spargete prima il cibo a formare un cerchio, poi acqua e poi il profumo, con l'intenzione di nutrire gli spiriti, nutrire in particolare i vostri antenati e tutti gli spiriti con i quali sono entrati in risonanza. Questo serve per pacificare eventuali uragani o boomerang che possono arrivare nella tua vita o che stai già vivendo. Quindi serve a pacificare anche gli spiriti con i quali i tuoi antenati sono entrati in relazione e che potrebbero avere turbato attraverso i loro comportamenti. Quindi pacifica loro, ossia i tuoi antenati, e pacifica tutti quegli spiriti con i quali i tuoi antenati sono venuti in relazione, sia quelli con i quali hanno avuto relazioni positive, sia quelli con i quali hanno avuto relazioni negative. Pacifica anche gli spiriti della natura che possono essere stati offesi dai tuoi antenati. Tutto questo lo fai in una condizione di grande ispirazione. Lasciati condurre nel rituale con la ferma risoluzione di quello che stai facendo. Come vi stavo dicendo prima, molte delle immagini dei nostri antenati, di quello che è accaduto nel passato più antico e remoto, non possiamo storicamente rintracciarle, però possiamo rintracciarle attraverso quelle immagini di terrore che abbiamo in questa vita o di sogni che facciamo terrificanti. Sono immagini che ti arrivano perché le hanno vissute già i tuoi antenati e vanno pacificate. Vi ricordo che tutto ciò che vi arriva nella mente sotto forma di immaginazione è reale. L'anima immagina, non fa differenza tra ciò che ti fa vedere nella realtà visibile,
rispetto a ciò che ti fa vedere nella tua immaginazione. Quindi se a un evento traumatico che stai vivendo in questo momento, o rispetto a dei sogni che stai facendo, terrificanti, o un evento che può esserti accaduto, tu sai che è già accaduto ai tuoi antenati, con questa consapevolezza qui, tutte le immagini che ti arrivano di qualche tuo antenato sono immagini reali. E l'unica cosa che tu devi fare è prenderne atto, consapevolezza. Lo puoi fare in meditazione, pensando per esempio a un tuo problema attuale, un problema importante, un evento traumatico. Lo puoi fare in meditazione, evocando lo spirito dei tuoi antenati, per esempio, dicendo ai tuoi antenati: mostratemi le immagini antiche che si riversano a specchio nella mia vita attuale. E allora tu potrai vedere figure, immagini. Tu, importante che ne prendi atto, l'importante è che tu prendi atto della visualizzazione che stai facendo. Poi tiri un bel sospiro di sollievo, ringrazi i tuoi avi, i tuoi antenati e chiudi la meditazione. Sono tutte pratiche, piccole pratiche che ti portano ad avere consapevolezza, perché è solo la consapevolezza che rende l'uomo libero, e tu vedi che quello che stai vivendo tu l'hanno vissuto già la tua genia, e quindi tu, prendendo atto e consapevolezza di questo, nutri i tuoi antenati, dai i tuoi meriti, offri, fai delle offerte, e questi eventi verranno pacificati fino a non ripetersi più. Ora, un altro rituale potentissimo da fare è quello di crearti un tuo altare in casa con i tuoi antenati. Cioè, io ho i miei nonni sull'altare. Bisogna mettere un oggetto che simboleggia la parte della mamma e un oggetto che simboleggia la parte del papà. Puoi mettere anche delle fotografie, va bene? Una fotografia che simboleggia la parte della mamma, una fotografia che simboleggia la parte del papà. Puoi mettere la foto della mamma se è già dall'altra parte del velo, oppure la foto della nonna. Io ho due foto di mia nonna e di mio nonno materno, anche con me in braccio, e dall'altra parte ho due foto, una del nonno paterno e l'altra della nonna paterna, ok? Quindi quello che stabilisce mamma e papà, uno da una parte e uno dall'altra, sull'altare. Puoi anche mettere dei ricordi, magari una spilla della nonna, il borsellino della nonna, degli oggetti che ricordano, oltre alle fotografie. Se non ci sono fotografie, vanno bene anche dei piccoli oggetti, va bene? O viceversa, vanno bene anche gli oggetti, non necessariamente le fotografie, mi spiego? L'importante è che tu abbia un oggetto che simboleggia la parte materna, un oggetto che simboleggia la parte paterna. Puoi decidere che oggetto offrire. Io vi consiglio una candela, va bene? È più semplice, più facile, reperibile. Mettete sul vostro candelabro, oppure mettete una candela al centro tra la parte della mamma e la parte del papà. In molti riti sciamanici si usa per esempio offrire il cibo preferito di uno degli antenati. Questa pratica si chiama la pratica del puccia. Molti offrono il cibo preferito della mamma, del papà. Sono soliti fare questi rituali per pacificare questi spiriti perturbati, gettando il cibo, lo cucinano apposta nel fuoco per tutta la notte finché non si esaurisce il fuoco, per esempio. Ma va benissimo una candela bianca, va bene? Esprimete poi questa formula magica. Questa è una formula magica potentissima che io imparai da Selene, ed è la seguente: riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui. Riparo il cuore dell'evento che si ripete. Ripetiamo: riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui. Riparo il cuore dell'evento che si ripete. Anche se la mente non viene a conoscenza dell'evento, anche se non riuscite ad avere una ricostruzione storica dell'evento, non importa, va bene? Perché il rituale funziona lo stesso. Quindi,
Anche se non c'è un evento in particolare che si ripete nella vostra vita, attenzione, o magari c'è un problema ricorrente, potete farlo, per esempio, non riesco ad avere delle relazioni affettive stabili, oppure ho perso il lavoro, oppure perché perdo sempre denaro, oppure perché non riesco a trovare il lavoro. Questo evento che si ripete, sicuramente ognuna di voi avrà un evento ricorrente, ce l'abbiamo tutti, no? Ecco, mettendo in questo modo, disponendo l'altare in questo modo, io ho la candela al centro, gli oggetti dei miei antenati, le fotografie dei miei nonni. Accendo la candela, mi raccomando, accendetela con un fiammifero. La candela va bene anche se l'accendete con un accendino, non importa, però se l'accendete con un fiammifero, diciamo, è meglio. Lo potete fare in qualsiasi momento, in qualsiasi momento del mese questo rituale, d'accordo? Non c'è differenza se lo fate luna crescente, luna calante. Certo è, se fate questo rituale in luna crescente, è funzionale a propiziare, però se avete una cosa ricorrente, se è troppo impellente questa cosa che dovete fare, lo potete fare anche in luna calante, non importa. Accendete la candela, state in uno stato meditativo, bastano pochi minuti. Ovviamente più state lì a sentire la sacralità, no, del momento, e meglio è. Quindi accendete la candela, guardate gli oggetti dei vostri antenati, lasciatevi ispirare, sentite la sensazione, l'emozione, oppure guardate le fotografie e ripetete per almeno 3 volte, va bene? Riparo ciò che si è rotto nel vostro cuore o ciò che voi avete rotto nel cuore altrui. Riparo il cuore dell'evento che si ripete. Facendo questo, sentite dentro di voi che nel problema che avete oggi c'è il riflesso di un problema antico e state sicure e sicuri che il rituale funziona alla grande. Va bene? Potete farlo più volte quando lo sentitevi ispirate, mi spiego, sentitevi ispirati. È la vostra anima che vi chiederà quando farlo. Questo perché il più delle volte molti dei nostri problemi sono il riflesso di immagini, eventi antichi. Tutti questi eventi che si ripetono sono chiamate dell'anima che vuole che tu risolvi questo evento. E con questa formula, questo rito si risolve. Va bene? Ora, un altro metodo potentissimo per guarire da un problema attuale è quello che vi ho menzionato tempo fa parlandovi della pratica dello storytelling, cioè del raccontarsi una storia diversa. La magia del racconto, della narrazione rispetto a un problema, e rispetto a un problema che hai attualmente, raccontandoti proprio una storia diversa, aiuta a cambiare tutto e a guarire le ferite del passato. Puoi, per esempio, narrarti una storia lontana nel tempo e la bellezza e la magia proprio dello storytelling, di questa narrazione che ne farai, non è mai casuale. Attraverso questa narrazione tu puoi guarire ferite del passato che tu magari non ne conosci nemmeno l'esistenza. E vi ho fatto tempo fa un esempio personale di come grazie al raccontarmi una storia diversa rispetto a delle dinamiche che c'erano nella mia famiglia, anche l'approccio della mia famiglia è cambiato. E questo ve l'ho raccontato in seguito a una mail ricevuta di una nostra sorella che aveva, dopo l'ennesima fine di una stessa relazione, aveva scritto una poesia bellissima. Non so se ve la ricordate, quella poesia bellissima dove lei immaginava di essere una strega che stava bruciando a rogo e il suo lui un mago che invece di salvarla le voltò le spalle. Vi narro la poesia. Il fuoco cominciava a lambire i miei piedi ed io ero legata e sola. Gli illusi si erano allontanati, pensando così di risolvere, bruciando me, i loro demoni. Ti sei avvicinato incuriosito, spronando leggermente il cavallo. Il tuo mantello cadeva sopra i suoi fianchi e il gelo attorno
faceva esalare vapore dalla tua figura e dalle sue narici frementi. Mi hai guardato ed io ho pensato di essere salva, i miei occhi pieni di speranza. Invece, con un colpo di sprone, ti sei girato di spalle. La prudenza agita d'impulso, la stessa ragione degli illusi. Ma io non sono arsa perché la pioggia ha cominciato a scendere e la poesia a sciogliere le mie corde. Mi ricordai delle tue spalle e seppi che tu, al contrario di me, dovevi ancora salvarti. Questa è una poesia straordinaria che fa entrare in un'altra dimensione. La nostra sorella, grazie alla relazione, all'emozione che questa persona le ha scaturito dentro, le ha permesso di sciogliere paure, resistenze, attaccamenti che la separano dall'amore vero. Quello che la nostra anima fa qui, come nel mito di Amore e Psiche. Psiche, anima, crea tutto ciò che vediamo affinché possa sciogliere tutte le paure e gli attaccamenti che la separano da amore, che sta dall'altra parte del velo. Questa poesia che ha scritto la nostra sorella, questa narrazione che si è fatta della loro relazione vissuta in un'altra epoca, non è stata assolutamente una narrazione casuale. Lei, attraverso questa esposizione, questa poesia, ha inconsciamente probabilmente risolto anche delle ferite subconsce che lei nemmeno sentiva o credeva di avere. Quindi il metodo dello storytelling ci apre uno scenario grandioso, meraviglioso, ci porta in una dimensione epica, in una dimensione magica, la dimensione dell'anima, entro la quale l'anima comprende perfettamente il linguaggio e ci fa cambiare la storia. Perché ci fa cambiare la storia? Perché, come dice James Hillman, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito, un racconto, una narrazione e si riscatta, cioè si libera quando vede il mito o il racconto che sta mettendo in scena. Quindi quando noi con il metodo dello storytelling ci narriamo, ci raccontiamo una storia diversa rispetto al problema attuale che stiamo vivendo, andiamo nel tempo delle origini, dove tutto è nato. E quindi cambia anche completamente la nostra vita, perché noi riscriviamo la storia, perché tutto è narrazione, tutto è racconto. Allora con questi strumenti noi ci rivolgiamo a una dimensione mitica, laddove tutto si può cambiare. E grazie a questa consapevolezza, la nostra sorella, grazie a questa poesia che si era raccontata, la nostra sorella aveva cambiato, si era traghettata da una mente razionale a una mente creativa, si era spostata dalla concezione dell'io, aveva universalizzato l'esperienza, cioè aveva creato proprio un'altra storia con la quale lei adesso è guarita, guarisce le ferite dell'anima con la creazione di una storia diversa. Questo approccio si chiama l'approccio dello storytelling, raccontarti una storia diversa rispetto a un problema attuale. E in concomitanza di questa poesia meravigliosa che la nostra sorella ci ha raccontato, vi ho detto di come quando mio padre è sempre stata una persona molto più serena, tranquilla, una persona sulle sue. Mio padre è un filosofo, un poeta, dagli la sua penna, i suoi libri e lui è felice. Una persona di poche parole, un animo molto sensibile. E mia madre invece è una donna iperattiva, una donna squillante, energica, che vuole sempre fare festa, direi io, ma non è che fa sempre feste, diciamo. È una donna piena di energia con un animo un po' diverso da mio padre. Invece mio padre è più pacato, no? E quindi io ho vissuto durante tutta la mia vita questa diatriba tra mia madre e mio padre, dove mio padre ha più predisposto alla tranquillità, alla serenità, alle sue cose, e mia madre vuole uscire, vuole fare festa.
Allora io mi sono sempre sentita a disagio quando mia madre colpevolizzava mio padre per non voler fare mai niente, che secondo il suo punto di vista, il punto di vista di mia madre, mio padre, non gli piace vivere, non ama la vita, si lascia morire, cioè aveva tutte queste forme di accusa. Quando mio padre è un uomo che vuole la sua serenità con i suoi libri, la sua penna, a contemplare l'infinito, l'universo, che dal punto di vista di mia madre significa lasciarsi morire. Ok? Per mia madre restare a casa è una depressione. Invece io mi sento molto più vicina a mio padre perché ho cambiato anche, ma lo sono sempre stata, i miei ritmi naturali, sono molto vicina al sentire in questo senso, no, di papà. Allora, vi stavo dicendo, mi sono sempre sentita a disagio perché lo colpevolizzava, mi sentivo in colpa, mi sentivo in colpa per non riuscire a fare niente per mio padre. Allora vedevo mia madre che lo accusava, lo colpevolizzava, mi sentivo impotente, frustrata, sempre stata male per questo motivo. Uno dei tanti, vabbè. Allora un giorno ho applicato la pratica dello storytelling. Allora mi sono immaginata che mio padre fosse un maestro samurai, mongolo, un po' cinese, un po' orientale, un po' mongolo. Maestro samurai, un antico samurai che viveva nella sua abitazione e le persone quando volevano un saggio consiglio lo osavano interpellarlo. E allora quando ho visto mio padre come un antico samurai, un vecchio saggio, rispettatissimo dalla tribù, allora io ho capito che mio padre non usciva, stava nelle sue cose proprio perché era più centrato in se stesso, con lo sguardo interiore. Non era interessato alla vita del mondo, alla vita mondana, perché aveva il suo centro interno. Mio padre era un antico samurai. Non ce lo vedevo proprio a fare baldoria, a ballare l'alligalli col kimono e la katana. Non ce lo vedevo proprio. Mi si è riscritta la storia. Era un antico samurai. Tant'è che mio padre si chiama Giovanni, è stato rinominato in casa Gianni San. È meraviglioso. E allora non mi sono più sentita in colpa per essere impotente nei confronti di mio padre che non riuscivo a farlo uscire di casa. Cioè, mio padre è un samurai, ha i suoi tempi, ha le sue cose. E quando ho cambiato questo approccio, cioè ho usato lo storytelling, anche mia madre ha cambiato approccio con mio padre. È chiaro, anche lei ha capito che mio padre è un vecchio samurai. Badate bene che quello che vi arriva nella mente sotto forma di racconto, narrazione, non è mai casuale. Perché essendo tutto immaginazione dell'anima, la grande imago dell'anima, allora l'anima non fa differenza tra ciò che ti fa immaginare con l'occhio della mente e ciò che ti fa vedere sotto forma di eventi che la realtà, che consideri realtà oggettiva. Mio padre ha gli occhi a mandorla, io ho gli occhi a mandorla, mio fratello ha gli occhi a mandorla. Allora questi occhi così orientali mi hanno dato l'ispirazione di una creazione, una narrazione di questa natura. Badate bene che non è mai casuale. Al 99,99 periodico mio padre era un samurai. Ok? Facendo questo, la vostra vita, anche il vostro passato cambia. La relazione tra mia madre e mio padre è cambiata completamente quando io ho visto la vera natura di mio padre, che è un antico samurai. Mia madre non lo accusa più, esce con le sue amiche, ma vi dico anche un'altra cosa. Tante sere fa mio padre è voluto andare volontariamente con mia madre a uscire insieme. Cioè, capite come cambia anche la percezione della vostra realtà, anche del vostro passato.
Perché cambia il tuo passato? La consapevolezza del presente che hai raccontandoti storie diverse, pacificando gli dei, pacificando, scusami, gli antenati, gli spiriti. Anche ciò che è accaduto nel tuo passato lo vedi con occhi diversi. Io prima mi sentivo in colpa e impotente davanti a mio padre. Io ho capito adesso che mio padre è un samurai, non mi sento in colpa. Cambia la percezione del tuo passato. Il passato non esiste. Sono immagini, anche quelle del tuo passato, che la tua anima rievoca affinché tu la ascolti e cambi rotta. Provate, siate creative, utilizzate la mente creativa, quella poetica, raccontatevi storie diverse. In questo modo entrate nella terra delle origini, dove tutto si crea, e in questo modo create completamente una storia diversa. Ossia, state co-creando con gli dei la vostra nuova realtà. E quindi, ragazze mie e ragazzi, per oggi concludo qui. Io mi auguro di avervi supportato in questo ulteriore step evolutivo. È un viaggio meraviglioso quello che stiamo facendo insieme. Stiamo creando l'uomo trascendente, ne stiamo portando l'esempio e la manifestazione. E questa è la beatitudine che stavamo aspettando da tanto tempo. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci sentiamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!